In questa sezione abbiamo lasciato alcuni aspetti in sospeso, dicendo che ne avremmo discusso a fine sezione. Il primo era legato al caricamento di un file dal client verso il server e il secondo invece era relativo alla variazione della località e il conseguente aggiornamento dello stato. Dobbiamo prima di tutto capire esattamente il funzionamento delle applicazioni web Foundation. L'applicazione web è in esecuzione su un server applicativo ed invia il proprio stato ad un client, nella fattispecie ad un browser. Quando parliamo di stato di una applicazione, intendiamo proprio la situazione generale dell'applicazione in esecuzione. Nella parte client è sempre in esecuzione del codice JavaScript, quello che viene chiamato framework RD3. Ecco, questo codice si preoccupa di riportare nel browser lo stato dell'applicazione che il server invia sotto forma di messaggi. Esempio, l'applicazione richiede l'apertura di una videata, lo stato applicativo server cambierà con l'aggiunta di una nuova videata e la comunicazione viene spedita tramite messaggi al client, appunto per chiedere di eseguire la stessa operazione. Il framework RD3 si preoccupa anche del gioco contrario, cioè quando l'utente effettua delle operazioni di input con la tastiera o col mouse, il tutto deve essere inviato al server, sempre con una logica di messaggi. Il client quindi invia i messaggi di cambiamento, il server altera il suo stato e reinvia altri messaggi al framework RD3 per aggiornarlo. I messaggi server-client sono immediati, cioè appena varia lo stato sul server viene avvisato il client. Non possiamo dire la stessa cosa dei messaggi client-server, perché vengono gestiti tramite una coda, cioè solo in determinati momenti i messaggi vengono inviati. Il tutto realizzato per minimizzare le interazioni. Alcuni messaggi, reputati urgenti, vengono invece recapitati immediatamente, ovviamente insieme a tutta la coda già presente. Per esempio, se l'utente preme il pulsante salva in un pannello, il client deve immediatamente avvisare il server, dicendo appunto che si desidera salvare. Oppure, se l'utente fa clic su una voce di menu, il client avvisa subito il server perché probabilmente bisognerà eseguire del codice, per esempio per aprire una videata o qualcosa di simile. Ho cercato di chiarirvi questo discorso per ricordarvi che le applicazioni Foundation sono applicazioni di tipo single page application, ma sono totalmente differenti da altre applicazioni, stile ad esempio applicazioni Angular, ad esempio, in quanto il codice della vostra applicazione è sul server e non è sul client. Sul client c'è solo il framework RD3. Tornando all'esempio del cambio della località, che cosa succede realmente? L'utente cambia la località, il client deve avvisare il server, ma siccome questa operazione non è un messaggio urgente, allora il client mette questo messaggio nella coda. Ecco perché lo stato non cambia immediatamente. Solo il server ha il codice necessario per alterare lo stato. Infatti, se vi ricordate, facendo salva, lo stato veniva cambiato. Certo, perché salva è un messaggio urgente e quindi il framework RD3 invia tutto, invia il cambiamento della località e l'opzione di salvataggio. Quindi a quel punto il server riceve la variazione della località, ricalcola lo stato, salva i dati sul database e ritorna al client un messaggio che attesta l'avvenuto salvataggio e che gli indica anche di cambiare il valore dello stato. Il framework RD3 eseguirà quindi la variazione. Ma allora come possiamo fare in modo che la modifica della località venga inviata subito?
fare in modo che il server si accorga immediatamente della modifica e quindi ricalcoli lo stato. Beh, ho speso tante parole per arrivare ad una operazione semplicissima da eseguire, ma ci tenevo a farvi comprendere questo meccanismo che sta alla base delle applicazioni Foundation. Per fare in modo di inviare immediatamente questo messaggio, l'operazione è semplice, e cioè nel nostro progetto, per esempio sul campo località, entriamo nelle proprietà con doppio clic, basta spuntare la voce attivo. Tutto qua. Questo flag fa in modo che la variazione che avviene lato client diventi un messaggio urgente e quindi venga recapitata immediatamente. La stessa cosa per il campo copertina. Ricordate che il caricamento era un po' prolisso, bisognava schiacciare diverse volte lo stesso tasto, cose di questo genere. Tutto perché il server non viene avvisato subito. Allora anche in questo caso doppio clic per entrare nelle proprietà del campo di pannello copertina e spuntiamo anche per questo il flag attivo. Salvo. Proviamo a compilare il progetto e vedrete che con queste due semplici informazioni che abbiamo aggiunto, la località farà variare immediatamente lo stato e anche il caricamento di un file della nostra copertina sarà sicuramente più immediato. Andiamo negli appartamenti, andiamo a prendere un appartamento. Questo era su Parigi, lo cambio e lo faccio diventare a Londra. Come vedete ho cambiato la località, immediatamente è cambiato lo stato. Vado dall'altra parte sulla copertina, proviamo a eliminare questa immagine, cancella il documento, ok, e proviamo a ricaricare. Premo, apre subito il file system, scegliamo l'immagine, facciamo apri, viene subito caricata, non devo ricliccare l'icona, non c'è più il scegli file, se ricordate era un pochettino più lenta e anche complessa. Risalvo, il server è stato nuovamente avvisato ed è avvenuto il salvataggio. Per concludere, tutte le volte che vogliamo un aggiornamento immediato dello stato, dovremo quindi mettere il campo di pannello come attivo. In teoria potremmo metterli anche tutti attivi. Certo, in questo caso, mettendo tutti i campi di pannello attivi, lo scambio messaggi sarebbe continuo.